Quest'opera del grande maestro giapponese Sessue Toyo rappresenta uno degli esempi più alti della pittura zen a inchiostro. Il soggetto narra un celebre episodio della tradizione buddista. Il monaco Uike, desideroso di diventare discepolo del maestro Bodhidharma, si recide un braccio per dimostrare la sincerità della propria ricerca spirituale. Tuttavia, più che il gesto drammatico, è il modo in cui la scena viene rappresentata a rendere il dipinto straordinario. Il vero protagonista dell'opera è infatti il bianco della carta. Le vaste superfici lasciate completamente prive di colore non rappresentano uno spazio vuoto nel senso occidentale del termine, ma costituiscono parte integrante dell'immagine. Nel pensiero zen, il vuoto è presenza, possibilità, respiro, silenzio. Il paesaggio emerge da pochi tratti di inchiostro nero che suggeriscono montagne, rocce e alberi senza descriverli nei dettagli. Il bianco diventa così metafora dell'infinito e della meditazione. Lo spettatore è chiamato a completare mentalmente ciò che manca, partecipando attivamente all'opera. In questo senso, Sessue anticipa di secoli molte riflessioni dell'arte contemporanea sul rapporto tra pieno e vuoto, dimostrando come anche l'assenza possa essere uno straordinario mezzo espositivo. Tra i paesaggi più celebri del Rinascimento nordico, Cacciatori nella neve appartiene al ciclo dedicato ai mesi dell'anno realizzato da Peter Bruegel il Vecchio. La scena raffigura il ritorno di alcuni cacciatori accompagnati dai loro cani in una gelida giornata d'inverno, mentre nella valle sottostante la vita continua tra pattinatori, villaggi e laghi ghiacciati. Qui il bianco della neve domina quasi interamente la composizione, ma non è un bianco uniforme. Bruegel lo arricchisce di leggere sfumature grigie, azzurre e verdi, che restituiscono la consistenza del ghiaccio, l'umidità dell'aria e il freddo pungente della stagione. La neve diventa un elemento che modifica profondamente il paesaggio, semplificando le forme e amplificando la sensazione di silenzio. Dal punto di vista simbolico, il bianco suggerisce il ritmo ciclico della natura e il trascorrere del tempo. Pur nella durezza dell'inverno, il dipinto non trasmette disperazione, ma piuttosto una calma contemplativa. Bruegel osserva con attenzione la quotidianità dell'uomo immerso nella natura, offrendo una delle prime grandi rappresentazioni realistiche dell'inverno nella storia della pittura europea. Realizzato sul soffitto del Casino Ludovisi a Roma, questo straordinario dipinto costituisce l'unica pittura murale certamente attribuita a Caravaggio. Le tre divinità classiche sono raffigurate in scorcio prospettico attorno alla sfera celeste, creando un effetto illusionistico di grande modernità. Anche se l'opera è famosa soprattutto per il virtuosismo anatomico, il bianco svolge un ruolo fondamentale nella costruzione della luce. Le carnagioni delle divinità sono modellate attraverso una sapiente alternanza di bianchi luminosissimi e ombre profonde, ottenendo un realismo quasi scultoreo. Il bianco non è mai piatto, ma cambia continuamente intensità seguendo la direzione della luce. Particolarmente interessante anche il globo, trasparente al centro della composizione, che riflette bagliori chiarissimi e suggerisce la perfezione dell'universo. Per Caravaggio il bianco diventa il mezzo attraverso cui la materia prende vita, dimostrando ancora una volta la sua eccezionale capacità di osservare gli effetti della luce naturale. Hendrik Averkamp è considerato il grande specialista dei paesaggi invernali dell'età d'oro olandese. In quest'opera il ghiaccio diventa il palcoscenico su cui si svolgono decine di piccole scene di vita quotidiana. Pattinatori, mercanti, bambini, pescatori e animali convivono in un'atmosfera vivace e festosa. Il bianco domina il dipinto, ma viene continuamente animato da riflessi azzurri, rosa e argentati. Averkamp osserva con straordinaria precisione gli effetti atmosferici, dimostrando una sensibilità quasi scientifica nella rappresentazione della neve. L'inverno non è visto come una stagione ostile, bensì come occasione di socialità e divertimento. Il bianco assume così un valore positivo, diventando simbolo di una natura che offre nuove possibilità di incontro e di vita collettiva. Tra i dipinti più enigmatici del Settecento, Gilles raffigura il celebre personaggio della commedia dell'arte francese, conosciuto anche come Pierrot. Vestito con un ampio costume bianco, il protagonista occupa quasi interamente la scena, isolato davanti allo spettatore.
Il candore dell'abito contrasta con il paesaggio e con gli altri personaggi sullo sfondo, trasformando Gilles in una figura fragile e malinconica. Il bianco qui non rappresenta soltanto purezza, ma anche vulnerabilità e solitudine. Watteau utilizza una tavolozza delicatissima, nella quale il costume sembra quasi assorbire la luce. Lo sguardo del personaggio, sospeso tra ingenuità e tristezza, rende questo dipinto una delle immagini più poetiche della sensibilità rococò. Con questa celebre opera Whistler inaugura una nuova concezione della pittura. L'artista non vuole raccontare una storia, ma costruire un'armonia visiva, proprio come avviene nella musica. La giovane donna indossa un lungo abito bianco e si trova davanti a una tenda anch'essa chiarissima, mentre ai suoi piedi è distesa una pelle d'orso. Il titolo stesso rivela l'intenzione dell'autore, non un ritratto, ma una sinfonia costruita attraverso infinite variazioni dello stesso colore. Il bianco cambia continuamente tonalità, passando dal crema all'avorio, dal grigio all'argento. L'opera rappresenta uno dei primi esempi dell'estetismo ottocentesco, secondo cui la pittura può esistere semplicemente per la propria bellezza formale. Questo dipinto rappresenta uno dei manifesti dell'impressionismo nascente. Monet raffigura un paesaggio innevato apparentemente semplice, nel quale una piccola gazza si posa su un cancello. La vera protagonista è la neve. Monet dimostra che il bianco non esiste come colore assoluto. Le ombre sono azzurre, violacee e lilla, mentre la luce calda del sole crea riflessi dorati. L'artista dipinge direttamente all'aperto, osservando come la luce trasformi continuamente il paesaggio. La neve diventa così uno straordinario laboratorio cromatico, anticipando molte ricerche sulla percezione visiva che caratterizzeranno l'arte moderna. Con quest'opera rivoluzionaria Malevich porta il bianco all'estremo della sua ricerca artistica. Il dipinto mostra semplicemente un quadrato bianco, leggermente inclinato su uno sfondo anch'esso bianco. Non si tratta di una provocazione, ma della volontà di liberare la pittura da qualsiasi riferimento al mondo reale. Il bianco diventa simbolo dell'assoluto, dell'infinito e della pura esperienza spirituale. Secondo Malevich, l'arte non deve più imitare la natura, ma creare una nuova realtà autonoma. Bianco su bianco rappresenta uno dei punti più radicali dell'astrazione del Novecento. Dipinta all'indomani delle persecuzioni anti-ebraiche culminate nella Notte dei Cristalli, questa è una delle opere più intense di Chagall. Il Cristo crocifisso, rappresentato come un ebreo con il tradizionale tallit, domina una composizione immersa in una luce biancastra. Il bianco non simboleggia soltanto la santità, ma anche il lutto, la sofferenza e la speranza. Attorno alla croce si svolgono scene di violenza, incendi e fughe. In questo contesto il bianco diventa un fragile bagliore di umanità in mezzo alla tragedia della storia europea. Robert Riemann dedica gran parte della sua carriera a esplorare un unico colore, il bianco. A prima vista le sue opere possono sembrare semplici superfici monocrope, ma osservandole attentamente si scopre un universo di sfumature, texture e riflessi. In questo dipinto il bianco permette di concentrarsi esclusivamente sulla materia della pittura, sul gesto dell'artista e sulla luce che cambia continuamente secondo il punto di osservazione. Per Riemann il soggetto non è più rappresentato, il soggetto diventa la pittura stessa. Il bianco non è assenza, ma presenza assoluta, capace di rivelare ogni minima variazione della superficie. Con lui si conclude un lungo percorso iniziato secoli prima, nel quale un colore apparentemente semplice si rivela inesauribile nelle sue possibilità espressive. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!